Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione di Power BI in cui andremo a costruire questa terza pagina del nostro report, questa volta in relazione alle analisi dei trends. Quindi vedremo il trend dei profitti, il trend delle unità vendute e il trend degli sconti, tutto per stato, nel senso che sull'asse delle X metteremo sempre lo stato e sull'asse delle Y invece metteremo una volta lo sconto, una volta le unità vendute, una volta il profitto. E poi costruiremo anche queste tre piccole tabelline che ci daranno la possibilità poi di andare a selezionare la piccola impresa e vedere per questo segmento di mercato come sono andati i profitti, le vendite, gli sconti, l'anno nel 2013, nel 2014, per singolo tipo di prodotto, per il Chianti per esempio. Quindi andiamo anche in questo caso a costruire una nuova pagina che rinomineremo, la portiamo vicino a quella che dobbiamo costruire e la rinominiamo analisi trends. Quindi rinomina analisi trends e quindi andiamo, come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, a costruire questi tre grafici di trend. Quindi ovviamente anche andando poi a renderli più gradevoli dal punto di vista grafico, come abbiamo fatto precedentemente. Quindi copio questo primo grafico, procedo come ho fatto nelle altre lezioni, CTRL C, lo porto di qua semplicemente per vedere i campi. Quindi mi posiziono fuori, lo deseleziono e vado a prendere un grafico a trend, questo qua. Quali campi ho messo qui? Ho messo nell'asse delle X lo stato e il profitto nell'asse delle Y. Quindi andiamo nell'asse delle X a mettere lo stato e nell'asse delle Y il profitto. Ecco che il nostro grafico è già abbozzato, come vedi, è già venuto come quello che ho fatto io. Quello che ho fatto io lo andiamo a cancellare, portiamo in alto questo primo grafico e andiamo ad aggiustare qualcosa, come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti. Lo selezioniamo, andiamo qui, andiamo nell'asse delle X, andiamo nel titolo dell'asse delle X e diciamo che qui vogliamo che ci sia scritto semplicemente stato. La stessa cosa facciamo per l'asse delle Y, quindi titolo, quindi qui c'è il profitto. Andiamo a modificare anche il titolo in alto, quindi profitto per stati, scriveremo. Quindi qui andiamo, diciamo innanzitutto che vogliamo vedere i dati, come vedi i dati compaiono e scompaiono se io deseleziono questo flag. Andiamo qui in generale, titolo, profitto per stati, così ho aggiustato anche questo. Anche qui possiamo andare a cambiare il carattere, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Possiamo anche andare a dare uno sfondo al nostro grafico. Con gli effetti, per esempio, possiamo dire che vogliamo questa sfumatura di grigio di sfondo. Possiamo dire che vogliamo che questo oggetto visivo abbia un bordo e che questo bordo sia di colore rosso. Possiamo anche dire che vogliamo anche un'ombreggiatura, quindi clicchiamo sul flag e che vogliamo l'ombreggiatura di questo colore giallo qui, di modo che compaia intorno. Possiamo anche dire che l'effetto del grafico deve essere stondato il bordo, quindi torniamo qui in generale, in effetti, bordo ed oggetto visivo, portiamo qua questa linea al massimo e come vedi gli angoli sono venuti adesso smussati. E quindi questo primo grafico lo abbiamo costruito, ovviamente possiamo andare a modificare il carattere, il colore, come hai visto nelle lezioni precedenti, non mi sto a ripetere, quindi di quello che c'è scritto qui nei valori, degli stati, del profitto, dello stato, del titolo.
Quindi abbiamo fatto questo primo grafico, andiamo a prendere il secondo, copia, lo vado a copiare e guarda cosa si può fare e che possibilità straordinarie quanto alla velocità di realizzazione degli oggetti ci sono in Power BI. Io posso andare a copiare il grafico che ho fatto precedentemente, quindi con tutte le caratteristiche di formattazione, e andare a dire semplicemente che ora voglio lo stato e le unità vendute. Quindi qui vado a cancellare il profitto e ci metto semplicemente le unità vendute. Ho già tutta la formattazione che ho realizzato precedentemente. Quindi cancelliamo questo, andiamo a prendere l'ultimo grafico, copia, semplicemente per vedere i valori. Quindi anche in questo caso andiamo a fare un copia e incolla, lo portiamo sotto e qui devo mettere semplicemente gli sconti al posto del profitto. Quindi qui in questo caso devo cambiare però allora qui c'erano le unità vendute, quindi devo andare nel titolo del grafico e scrivere unità vendute per stati, unità vendute per stati, e in questo dovrò scrivere gli sconti per stati. Quindi andiamo nel titolo, sconti per stati. Quindi qui devo sostituire a unità vendute gli sconti e ho già il mio grafico fatto. Cancelliamo, andiamo a prendere gli ultimi tre elementi, prendiamoli tutti insieme, li seleziono tutti tenendo premuto il tasto del mouse e selezionando tutta l'area che voglio copiare. CTRL C, copio, me li porto di qua, per il momento me li sposto qui, poi li cancellerò. Quindi devo fare una semplice tabellina dove vado a mettere l'anno, quindi cerchiamo l'anno, andiamo ad ingrandire un po' nell'oggetto visivo i valori, facciamoli più grandi, 2013 e 2014. Nella tabella evidentemente ci sono soltanto questi 2 anni come riferimenti delle vendite, degli sconti, di tutto il resto. E poi andiamo in intestazioni colonna, anzi no, andiamo direttamente qui, ridenominazione, e scriviamo anno. Qui si può ridenominare tutto perché tanto io mi posiziono qui e poi vedo che qui ho inserito non anno ma 14 anno, cioè questo campo qui, che tra l'altro è anche fleggato, quindi lo vedo benissimo. Quindi qui vado a chiudere, facciamo il prodotto. Anche qui posso fare, dopo aver settato tutto, posso fare copia e incolla e semplicemente al posto dell'anno vado a mettere il prodotto e mi prende automaticamente tutta la formattazione. Facciamo la stessa cosa, CTRL C, CTRL V, anche per quanto riguarda il segmento di mercato. Segmento di mercato, allora qui abbiamo il prodotto, gli andremo a dire che vogliamo vedere che ci sia scritto solo prodotto e qui che ci sia scritto, quindi qui devo togliere, mettere il segmento di mercato e che ci sia scritto soltanto non 00 ma soltanto segmento di mercato. E quindi come puoi vedere io ho già costruito tutto, ovviamente possiamo andare, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, a cambiare il colore, a cambiare l'ombreggiatura, possiamo creare un'ombreggiatura anche per questi oggetti, possiamo dare un bordo, possiamo smussare il bordo, possiamo creare un'ombreggiatura che dovrà essere, quindi fleghiamo e poi dovrà essere
di questo colore qui. Io posso trasferire l'ombreggiatura su quest'altri semplicemente cliccando 2 volte sul pennello, la porto tutto qui, riseleziono ancora e ecco che ho portato tutte le caratteristiche di questa tabella in queste altre tabelle. Quindi hai visto quanto è semplice. Andiamo a cancellare quegli oggetti che io ho riportato da lì là per copiare esattamente i campi. Quindi canc, lo seleziono sul bordo, canc e canc. Anche qui abbiamo ottenuto, direi, un risultato decisamente interessante, perché adesso possiamo vedere i trend in ordine ai vari stati, sui profitti, sulle unità vendute e sugli sconti, andando, qui allarghiamo un po' se no non si vede la falanghina, andando a selezionare uno qualunque di questi campi. Per esempio vogliamo vedere come sono andate le cose in relazione ai profitti, alle unità vendute, agli sconti nel 2013 piuttosto che nel 2014, piuttosto che in relazione soltanto al vino Bonarda, oppure al Chianti, oppure per segmento di mercato, quindi gli affari che abbiamo fatto con la grande impresa, quelli con il mercato medio, sui privati via web. Ecco, questi sono i profitti che sono stati ottenuti sui privati via web nel 2014, via web 2014, così come nel mercato medio. Vedi che i trend variano in continuazione. Queste sono delle straordinarie informazioni per le aziende che è facile, come hai visto, costruire e danno dei risultati sulla base delle quali poi le aziende possono prendere le loro decisioni strategiche. Anche in questo caso andiamo a mettere questo piccolo campo testo, analisi trend, quindi questi due li spostiamo un po' in basso, selezioniamo tutto, spostiamo tutto un pochino più in basso e qui andiamo a incollare analisi trend, che ovviamente potremo scrivere anche con carattere più grosso. Vado ad eliminare la bozza di lavoro che avevo fatto io, elimina, vado a salvare e quindi adesso nella prossima lezione ci rimane soltanto da vedere questo grafico dei trend per mese, dove ovviamente andando a selezionare qua giù come al solito cambieranno i risultati, e qui dovremo scrivere anche una piccola formula DAX, perché come vedi qui c'è un problema. Siccome il numero dei mesi va da 1 a 12, me li mette non in ordine esatto, cioè da gennaio a dicembre, e quindi dovremo andare a dare i numeri ai mesi non 1, 2, 3, 4, perché poi c'è anche il 10, 11, 12, ma 01, 02, 03 fino a 09 che è settembre, e per far questo dovremo scrivere una piccola formula in DAX, così vedremo anche come si fa una semplice formula in DAX con la condizione if. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!